Il bebop è un tipo di jazz caratterizzato da ritmi veloci, avventurose improvvisazioni e solisti virtuosi. Il nome bebop deriva dal suono delle sillabe senza senso che alcuni cantanti improvvisavano durante le loro performance. Quando il bebop inizia ad apparire sulla scena jazz, non piace a tutti. Il jazz non era più una musica spensierata da radio, ma era diventato qualcosa di più profondo, quasi viscerale. Tutte queste parole descrivono perfettamente anche la mia esperienza a Nairobi. I tempi africani. Stando a Wikipedia, sono il frutto della percezione che in alcune parti dell'Africa ci sia una tendenza culturale verso un'attitudine più rilassata nei confronti del tempo, che si viva uno stile di vita più disteso e non pianificato rigorosamente, specialmente se confrontato con la routine occidentale, così fortemente dipendente dall'orologio. A Nairobi è facile che il tuo occhio occidentale noti delle persone che si riposano per strada ed è facile pensare cose come vorrei essere come loro o che pigrizia, entrambi riflessi dello stesso razzismo, ma alla fine è solo una questione di dar valore a cose differenti. Alcuni però effettivamente danno fin troppo valore al riposo e sembra una cosa popolare in diversi ambienti, ma prova solo a spostare lo sguardo sulla strada e ti renderai conto che parlare di tempi africani è una cazzata. Sia di giorno che di notte, le strade di questa città sono un casino totale. La velocità è alta e l'unico modo per far rallentare le auto sono i dossi più alti che io abbia mai visto. Attraversare la strada è una questione di attenti calcoli che apprendi via via con l'esperienza. No, non è vero. Puoi calcolare quanto vuoi, ma continueranno a saltare fuori da qualsiasi parte e molto probabilmente avranno un Gesù appiccicato sopra. L'unica regola è arrivare primi, infilarsi in ogni buco, senza pietà. E il vero grande paradosso è che tutta questa frenesia rende tutto assurdamente lento. Queste macchine non sono parcheggiate, sono solo bloccate. Ed ecco che i tempi africani ritornano, come una maledizione, come una profezia che si autoavvera. Nairobi è un gigantesco animale addormentato, fatto di metallo e pistoni rombanti, con lunghe code che si estendono lungo le sue arterie, ogni singolo giorno. Non ci sono molti mezzi di trasporto capaci di attraversarle. Solo uno è in grado. Il Boda. I Boda in Swahili sono le moto. Attraversano il traffico come frecce. E, come molte cose in questa città, la varietà non è molta. Okay, so mainly in Nairobi, we have common boda bodas and which are recommended for specific work, and people buy them depending on the work they want to do with them. So we have Ranger, which is produced by Sanya companies from China, and we have Captain, which is also from China, and we have Boxer, which is from India. We have TVS from Japan. So for Ranger, it's for the heavy duties to carry like sacks of tomatoes, heavy stuff. And for Boxer and Captain, TVS is for passengers. Lui è Amos, è il Boda che mi ha portato in giro per la città a fare riprese. Senza di lui questo documentario non avrebbe potuto esistere. Siamo andati abbastanza nei dettagli del suo lavoro. Okay, so I choose Boda Boda actually for my family. You do the job depending on the time you want to do it. If you decide to wake up at 6, at 7, it doesn't matter. It starts with you. So you have more time for your yeah, family. you have more time for your family or free time to do your stuff. So for example, for me, I'm an acrobat. I edit. I do other stuff apart from being a Boda Boda rider. For a Boda Boda rider, I work
all days a week from Monday to Monday, like no off for me. Ok. My average is on a good day, it's around 2,000, 2,500. On a bad day, it's 800, 1,000. In a month, it's around 50, 60,000, which I think it's a good business. Boda Boda is one of the good businesses in Kenya. I Boda hanno molti superpoteri e come molti supereroi stanno al di fuori della legge e anche al di fuori delle loro corsie e a volte anche al di fuori della strada. In verità possono andare su qualsiasi terreno, non hanno paura nemmeno della pioggia e come molti supereroi indossano costumi sgargianti e come molti supereroi hanno una forza incredibile. Possono portare praticamente qualsiasi cosa. Cassette, più cassette, ancora più cassette, pacchetti, pacchi, pacconi, troppi pacchi o troppi sacchi, o un misto di tutti i precedenti, piante, legna o materassi, molti materassi, o bombole del gas, o parti di auto, Boda che portano, oh no, non lo so, oppure semplicemente uno sgabello e un nocio, oppure, ma che roba è? Ah, mi arrendo. Persone, più persone, Boda che portano porte che portano persone, o divani che portano persone, o persone che portano vetri, o che portano esseri viventi, e finalmente un Boda che porta un Boda che porta persone. Ma i Boda a Nairobi in questa gara di stravaganza hanno un avversario temibile. I Matatu. Anche i Matatu non hanno regole. In verità pare che l'intera città non abbia regole. In nessuna parte della strada. I Matatu sono l'ultimo ritrovato della tecnologia in quanto a suicidio assistito. I sedili sono sempre ricchi di spuntoni pronti a sbriciolare svariate delle vostre parti del corpo. Stai dentro, pressato in spazi che non avresti mai pensato di poter occupare, con gli incisivi pronti a rompersi sul corrimano arrugginito. Ma in verità regna una pacifica atmosfera di adattamento. È il miracolo della sopravvivenza, è l'arte di arrangiarsi, è un sentimento di appartenenza a una resistenza silenziosa contro una città che vuole schiacciarti. Comunque, i Matatu sono il più lento, rumoroso e pericoloso modo di muoversi a Nairobi, però il più conveniente, se non conti la possibilità di saltare semplicemente in cima a un furgone. E se sai contrattare. How much? That book, where? Kariobangi. Ten book, no. 10 book. No. Kariobangi. That book 120. That book. That book, 20. Get in my friend, get in. That is good. Questi sono i Makanga, i burattinai dei Matatu. Lo controllano senza fili. Gli basta picchiettare una moneta, o fischiare, o bussare sulla porta, e il Matatu si ferma. Può trasportare molte cose diverse, proprio come i Boda. Poi, naso al vento, penzolando dal Matatu, il Makanga ricomincia il suo viaggio. Un viaggio fatto di sorpassi rischiosi, brusche frenate e molte, svariate fermate. See you, Space Makanga. La strada è il cuore pulsante di Nairobi. Mentre in Occidente è solo lo spazio che si percorre per andare da un punto A a un punto B, a Nairobi è semplicemente il posto dove puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno. Bar, cibo, vestiti, scarpe, stivali, borse, meccanici, utensili da cucina, trappole per topi, credito telefonico, telefoni e miele, polli o solo chiacchiere o carbone. Devi solo trovare il tuo spazietto, costruire il tuo piccolo negozio e sei pronto a lavorare. Questo negozio qua è spuntato fuori all'improvviso vicino a casa mia. Vende verdura e partite alla PlayStation. Appena arrivato a Nairobi, la cosa che mi ha più colpito era l'incredibile quantità di gente per strada.
qualche volta esagerano. Nairobi può tranquillamente passare da un ambiente desolato a uno affollato. Non c'è modo di scappare, non ci si può nascondere sott'acqua. Infatti qua stavo a 520 km dalla città. Ma a Nairobi non solo le persone sono tante, ogni cosa è tanta. Tutto è fatto ed esposto in enormi quantità di mattoni, serbatoi, legna. È facile capire che cosa vende un negozio. Per esempio, questo vende ruote, questo vende sedie, letti, quest'altro altari, sanitari, valigie, bombole del gas, mattoni ancora. Ci sono un sacco di mattoni a Nairobi, in realtà, ma puoi trovare anche... Che cosa? Ok, cari vecchi mattoni. Cucce per cani, serbatoi, più serbatoi. Questo fotocopie e bare. Questo hardware, spero. Ogni cosa nella strada è stabilita e organizzata dal lavoro. Il lavoro è una sostanza concreta, lo puoi vedere avvenire, non è mai nascosto, neanche nei suoi lati più pericolosi. Nairobi è una grande fabbrica e, come tale, è divisa in settori. Questa è la Jogo Road, la strada dei mobili stravaganti. Questa è Mutindwa. È sempre una strada di mobili, ma meno pretenziosi. Questa è Heshima Avenue, la via dei pallet. Questa è Rabai Road, la strada dei meccanici e dei ricambi per auto. Questa è Ladies Road, la via delle cose blu. E questa è Ngong Road, la strada delle cose colorate. Ma vai solo dall'altro lato e diventa la strada delle cose di legno. Ma senza dubbio, l'attività più popolare a Nairobi è l'autolavaggio. Sono letteralmente ovunque. Dal più equipaggiato al meno. I nairobiani vanno semplicemente pazzi per le loro macchine. Le lavano con una frequenza insensata. È così importante che uno dei migliori business qua è aprire un pub vicino all'autolavaggio. Ti fai una birra mentre la tua macchina viene lavata. Cos'altro può desiderare un nairobiano? Quando si parla di strada, bisogna parlare di cibo da strada. Con Nairobi è particolarmente importante perché fa schifo. Sul serio, il cibo a Nairobi fa pena. Per me è la migliore rappresentazione dell'anima industriale di questa città. Il capitalismo è arrivato e ha cancellato qualsiasi differenza. Tutto in questa città è omologato, standardizzato. Il cibo non fa eccezione. Tra il cibo tipico puoi trovare le smokies, che sono salsicce affumicate. Ci sono anche quelle non affumicate, che poi sono dei semplici wurstel. Tutti hanno le stesse cazzo di smokies, stesso colore, stesse dimensioni, lo stesso sapore di grasso. Questo perché sono una business opportunity. Con soli 10.000 scellini puoi diventare anche tu un rivenditore ufficiale e alimentare l'entropia industriale dell'azienda Farmer's Choice. Kebab è una polpetta lunga, carne sconosciuta. Stessa storia, tutti hanno le stesse dimensioni, lo stesso colore, lo stesso sapore. Mais grigliato. Questa è la cosa più sana che puoi trovare. Effettivamente è buono, ma solo quando ti tocca il pezzo che non è rimasto sulla griglia per ore. Samosa. Sono buoni, ovviamente perché sono fritti,
ma sono riuscito a trovare un solo chiosco in tutta la città che provava a farli con ripieni differenti. Probabilmente una delle cose più buone che puoi mangiare per strada sono le patatine fritte. Menzione speciale alle bhajiya, che sono questo tipo di patate. Sono solo delle patate infarinate e fritte. Possono avere forme differenti e questa è decisamente la migliore. Parlando di cibo, questo era il mio ristorante di fiducia. A Nairobi li chiamano hotel. Hello. How are you? Fine. You? I'm good. Cold. E questa è Jessie, la proprietaria. E proprio con lei ho parlato della varietà del cibo in Kenya. We do have variety. Okay, okay. It's only that we are in Nairobi and people are what they expect, almost the same stuff. But we have people from coast; they have their own food. Yeah, it's totally specialistic, different. Yeah. Together with this, what we have in Nairobi plus. Plus more. Yeah. And you are from the coast, I From remember. the coast. Every tribe has their own specialty. But you know now here in Nairobi, we are kind of, it's a metropolitan, so everybody, eats It's standardized. standardized, and they eat the same stuff. Like we have some hotels here, coastal. They have a bit of different dishes. Like we have pigeon peas. It's made in coconut milk. Ah, nice. Coconut is more of coastal. Exactly. Now in Western, you can get mashed sweet potatoes. You mash it with the beans together with soft maize. You mash it, you make it like a mukimo, but it's not a mukimo because the taste is different. You have tasted mukimo. It's mashed potatoes and the peas in it. Yeah, And, I tasted. another vegetable like spinach. You mix it and you mash it. Yeah, that one. Sometimes I cook it, not here, but in the house. Because here now you can cook it and then people they want. No, I don't want. Yeah, they want the usual rice, chapatis, ugali. Yeah. So it depends on the people. E Jessie è senza dubbio una maestra in quanto a improvvisazioni avventurose. How did you start working with food? It's a very interesting story because after I retired from my work, I used to work with the International Committee of the Red Cross. That's where I used to work. I was out. I thought of doing something because I was still young. I came out very young. So I started this with, I don't know whether you know mahamri. It's like mandazi, but it's coastal. It's made of coconut and yeast. Then a friend of mine said, "You are a very good cook. Why don't you do this for functions? Can you cook for me 5 kilos of pilau and so forth?" I said, "Yeah, let me try." Then another friend of mine who was my neighbor said, "You're a good cook, so why don't you do a wedding of my friend?" I said, "Yeah, why not?" So that was the beginning. Then after a while, I said, "No, let me do something. Let me look for money. Let me buy my own stuff, my own utensils." So slowly you were building. I build. I started going out with my own stuff now. So I started getting good jobs of permanent secretaries, ministers. Nice. Yeah. They're well paid. Yeah, well paid. Until I said, now let me start opening my own place. Because people wanted to know, where do you do your catering? It's very important, especially for the corporates and the offices. People want to know where you are based on. So I opened this place. Okay. Some people come to see my place to give me an order or the job. So it's also like you use like advertising. Yeah. It's a way to taste before the job. If I get big orders, like Saturday I did for 300, so I did it. I have a kitchen. I built a kitchen at my compound. It's from the hotel to this blue, to this blue gate there. Yeah, because here people are making chapatis, there they're making stew, there they're making pilau, there they're making vegetables. So you have many employees working in the kitchen. I had about 14. The pans are big like this.
with 30 I believe kilos it. of rice. So you always worked with a roof on your head. I mean, or you were cooking in your home or in your place. You never worked like in the streets, like having a little Never. shelter like many No, people in I've Nairobi. never done it. You know, if you want class, you want good money, you want good clients. You had to have quality, Quality food, environment for and food. environment. Nairobi è una città difficile in cui vivere. Tutti vogliono fotterti, tutti sono occupati a sopravvivere e quindi ognuno pensa per sé. È normale. La mia sensazione è che le cose buone di questa città sono realizzate e portate avanti da poche persone da sole, che hanno dedicato la loro intera vita specificamente a questo. Questo posto è il motivo per cui ho vissuto a Nairobi per 10 mesi. Sì, il cliché del bambino che gioca con lo pneumatico è reale. Progressive Focus è una scuola e orfanotrofio. Si trova a Njiru, una zona della città svantaggiata ma in rapida crescita, con un sole davvero speciale. Se hai una scuola, non rimarrai senza bambini qui. How are you? Mambo. Il Progressive come scuola ha circa 160 studenti, 60 dei quali sono stati soccorsi e vivono qua permanentemente. Non vengono soccorsi solo bambini, in verità. Eravamo in 4 volontari e abbiamo organizzato alcune attività, alcune più tranquille, altre davvero pericolose, c'è da dire. Non è stato facile riprenderli. Ma, in verità, non ho passato molto tempo coi bambini. Ho scelto di lavorare più con Sally, la direttrice e fondatrice. Aveva bisogno di aiuto nell'organizzare le sue finanze e abbiamo sviluppato insieme una specie di budget fino a tutto il 2023. Le cose sono decisamente difficili. Le famiglie sono povere e non possono permettersi di pagare completamente l'iscrizione. Questa scuola, così come tante altre, sopravvive solo grazie alle donazioni dei privati. E qua, nel 2021, si stava preparando ad affrontare la peggiore inflazione del secolo. The center was started way back in 2000, but officially registered 2007. Well, we've been having a lot of challenges in this place because first these kids are brought here and like dumped here because whoever brings them, they never come back for them. They don't care where they are going to get their food or their clothing or any basic need of a child. This is a usual behavior. It is an usual behavior of the here. community here because considering people around here are quite poor, everybody here is like life for us. Everybody is thinking about me, I, and myself. They are not able to take care of themselves fully. So when they have these kids, they cannot be able to take care of them. Environment here is very hostile, let's say, because we have a lot of drug addiction, we have a lot of prostitution, and the major thing here is singlehood, whereby many young people or women are having these children and they are left by their husbands. We have a lot of dropouts from school. So now you can relate these challenges that everybody is out there is not having enough, so they cannot be able to sustain their children. So Progressive comes in now to help those kids with a lot of struggle because now no money comes in, and we are trying to make ends meet with the little resources that we can get from the friends and the well-wishers. These kids have to go to school. We have to look for the teachers to be able to educate them. To hire a teacher or the other staffs, we need to have the matrons, we need to have the watchmen, we need to have the teachers. It has been a big challenge. The time we started the Progressive Center, we never used to have any government school apart from the few private schools which were around. This private school could not, and even now cannot take in any child for schooling without paying. So these kids are just out. Some of them, most of the time, are abused one way or the other. Where would you take them where we don't have any school around here? Currently, we only have one government school, which is Food to the Rim.
So I made it a school because in the course of that child is healing out of when they are just being abused. You cannot just keep them in the house. They need to be in a world of children, whereby we are giving formal education like required by the government. We do the same exams where the government that have provided. And out of that, the challenges that we have been having, the big struggle, we have seen a lot of achievement in these children because they are performing still in school the very best they can. But if we could be having more resources on human resources, like the teachers and the financial, maybe I believe that they could be able to achieve better grades. Yes. Durante il tempo in cui sono stato al Progressive Focus Center, ci sono stati più o meno 10 maestri, la maggior parte dei quali non erano stabili perché il centro non riusciva a pagarli abbastanza. Ma in qualche modo, con le risorse che avevano, provavano a fare qualcosa. Una cosa che ricordo chiaramente, dal primissimo giorno in cui visitai il centro, è che sebbene non credendo nell'esistenza di Dio, mi dissi: in questo posto sicuramente Dio esiste. Non ci sono altri modi per cui possa ancora stare aperto. Come ho detto, ho lavorato sul budget, ho visto i numeri, ho fatto i calcoli e avevo la sensazione di star scoprendo la dimostrazione matematica dell'esistenza di Dio. We are going fast. Posti come questi si affidano a un mondo altro rispetto a quello razionale dei numeri e sono sostenuti dall'irriducibile volontà di poche persone. Non so se questo è un miracolo o no, non so se è grazie a un potere divino, ma sicuramente questo centro è la rappresentazione del potere dell'amore, anche se i soldi sfortunatamente sono altrettanto importanti. Sally è la migliore raffigurazione di un solista virtuoso, Dio ti benedica, ma non è l'unica che ho conosciuto. Prima, però, dobbiamo spostarci a Kariobangi. Kariobangi è attraversata da una ferrovia, ma in verità è più una pista di atterraggio, dove le persone decollano. Ok, è solo una ferrovia. Ma comunque... C'è qualcosa di magico in Kariobangi. Le reti da pallavolo appaiono all'improvviso. I sassi diventano pali di porte da calcio. È come un parco giochi autogestito dai bambini. Tutti qui possono giocare, e giocare è l'unica regola. Non puoi opporti. E ovviamente anche qui puoi trovare il cliché del bambino che gioca con lo pneumatico. Sei asfissiantemente circondato da giochi. E c'è una sorprendente parità di genere che non ho mai visto in nessun altro ambiente di bambini. E al tramonto il sole stende a terra lunghe ombre e caldi colori. Questo posto è pieno di vita. È in questo magico ambiente che mi è capitato di conoscere NAFSI Africa. NAFSI is a big organization which started a long time ago. I'm not sure about the year, but I think 2000 and something.
Ok, mi sono informato poi, è stato nel 2002. Deals with the youths in the community, small kids, helping them to rise up well by introducing this center and other more centers in different areas in Nairobi. My center is KCC, in a way we call it Kariobangi South. We teach small kids about gymnastic, acrobat, juggling, and much more things to make them to be flexible. It's a nice idea and a nice way of keeping children active in the ground, not joining bad companies. My name is Dominic, but here in KCC they call me Kim. That is the name most of the people here and the kids which I train call me. I joined in the year 2013 until today. Actually, I used to do acrobatic before, but it was more like gymnastic. I didn't know acrobatic as such. But since I joined NAPSI, I knew there is more about gymnastic, which I add on and coming together with others to do pyramids acrobatic way. Queste sono le piramidi di cui parla. Niente di complicato, eh? Se vivi abbastanza a luoghi come questo, ti insegneranno a farti le giuste domande, come: come puoi dire di aver davvero vissuto la tua vita se non hai mai visto il mondo sottosopra? O come puoi dire di aver davvero vissuto la tua vita se non hai mai fallito? Nairobi è il caos. Sembra che tutto qui sia mescolato a caso. E le feste kenyote? Una roba fuori di testa. Puoi guardare il telegiornale mentre balli. Per spiegare bene tutta questa apparente casualità, dobbiamo richiamare un protagonista di questo documentario, il Matatu. Bisognerebbe parlare dell'estetica dei Matatu, ma in verità, se vai su YouTube e cerchi Matatu Nairobi, troverai un sacco di materiale. Io vi darò giusto una veloce panoramica. Partiamo dall'estetica interna. La prima caratteristica è un'incredibile quantità di frasi motivazionali. Certe volte non sono proprio messaggi religiosi, e altre volte non è facile capire se davvero appartengono all'autore dichiarato. Qualche volta la realtà prende il sopravvento sulla religione. La seconda caratteristica sono le donne. Sono onnipresenti e di solito sono bianche. Però puoi trovare anche qualche strana creatura come questa, e anche predicatori occasionali con ancora altre facce di donne sensuali. Alcuni Matatu hanno la televisione, alcuni anche più di una. Riguardo all'esterno, la varietà di colori è massima, i riferimenti religiosi non mancano di certo. I Matatu vivono in un mondo di fantasia dove le leggi sul copyright non esistono. È così che puoi trovare Matatu sponsorizzati da Lamborghini, Harley Davidson, Adidas, Chanel, Christian Dior o la Banca Mondiale. Liverpool, Arsenal, Chelsea, Barcellona, Arsenal, Chelsea, Barcellona o gli Orlando Magic, i Chicago Bulls, i Lakers o l'intera NBA, oppure i Matatu sponsorizzati da Scorpion di Mortal Kombat o da Sub-Zero, oppure Call of Duty o PUBG o gli SWAT, oppure Matatu sponsorizzati dalla Casa di Carta o da Squid Game o da Ready Player One o dall'intero genere cyberpunk o da 007 o i Pirati dei Caraibi o da Charlie Chaplin, o Matatu sponsorizzati da Pablo Escobar o da Nelson Mandela o da Madre Teresa o da Che Guevara o da Gheddafi, oppure cambiamo con il laboratorio di Dexter, o il Matatu sponsorizzato da Scooby-Doo o da Johnny Bravo o da Re Leone o da One Piece e il Joker insieme, o da Hulk o da Thanos o da Spider-Man e Snoop Dogg. E allora perché non Bruno Mars? O Cardi B? O Post Malone? O Eminem? O i Gorillaz? O i Rolling Stones? O le solite, immancabili, onnipresenti, provocanti donne?
O forse è arrivata l'ora del matatu sponsorizzato dal femminismo? Parlando di estetica, dobbiamo parlare dei colori della città. Ma prima di tutto bisogna sapere che Nairobi è divisa in due, est e ovest. L'ovest è la parte ricca, l'est è la parte povera. L'ovest è dove stanno le Nazioni Unite, l'est è dove mettono una jeep delle Nazioni Unite sul tetto di uno sfasciacarrozze, come un trofeo o un avvertimento. La parte ovest è per lo più verde e colorata. La parte est no. Più vai a est, più tutto diventa grigio e marrone. Ma anche nell'est puoi vedere degli sprazzi di colore. Per questo bisogna ringraziare la pubblicità. La pubblicità a Nairobi si è espansa dal solito cartellone fino a coprire interi muri di edifici. All'inizio mi piaceva questa soluzione. Pensavo che compensasse quel sottile strato di polvere marrone che ricopre tutto. Ma poi ho realizzato che tutto ciò che stavo vedendo erano solo gli stessi colori standardizzati. Per esempio, verde Safaricom, blu Telkom, arancione Jumia. Come in ogni città, le zone più colorate sono i mercati. Forse il più rappresentativo in questo senso è il mercato tessile di Eastlake. In verità non è neanche un mercato, è una strada dove puoi trovare solo tessuti e vestiti. E caos, ovviamente. Una buona quantità. La tua esperienza in Eastlake dovrebbe andare più o meno così. Entri nel primo edificio che trovi e cominci a camminare senza meta. Ti accorgi di esserti perso. Trovi un altro edificio. Cominci a camminare di nuovo senza meta. Ti accorgi di esserti perso. Mentre cerchi l'uscita, ti prometti che starai attento a tutte le svolte e ti ricorderai la strada che hai fatto. Quindi entri in un altro edificio, con passo sicuro, e capisci che perdersi è l'unica possibilità qua dentro. Quindi cominci a rilassarti e abbandoni le tue retine all'intera gamma di colori che questo posto offre. Alla fine capirai però che ogni negozio, coerentemente con l'anima di questa città, vende gli stessi identici prodotti, fatti dalle stesse poche industrie. Sì, almeno sono davvero belli da vedere, ma nel frattempo cominci a sentirti abbastanza infastidito da questa città. Nairobi è il canale di scolo del capitalismo. Sembra che ogni decisione che abbiamo preso in Occidente abbia generato i suoi effetti collaterali tutti qui, in questi 696 km quadrati. Sembra che ogni volta che tiravamo lo sciacquone, senza preoccuparci di dove andasse a finire quella merda, senza preoccuparci delle conseguenze della produzione del cibo che una volta era quella merda, si generasse automaticamente un uguale mucchio di merda a Nairobi. Ogni sciacquone un mucchietto, inesorabilmente. Qual è la soluzione? Qual è la soluzione quando gli occidentali hanno portato ciò che loro chiamano sviluppo sotto forma di produzione e sfruttamento di massa e ti costringono a mantenerlo ed espanderlo per poter rimanere in gara? Qual è la soluzione se la produzione di massa è anche una produzione di masse di rifiuti? Qual è la soluzione quando scopri che gli occidentali erano interessati solo allo sviluppo dell'industria e non allo sviluppo della gestione delle sue conseguenze? Bruciare. Cioè, bruciare la spazzatura, non gli occidentali. Se non hai un sistema di gestione dei rifiuti, finirai per accumulare spazzatura. Ora, il miglior metodo per risparmiare spazio è bruciare tutto. Tutti bruciano rifiuti a Nairobi. Perfino i tuoi vicini bruciano i rifiuti. Per la precisione, bruciano pneumatici e serpaglie nel cuore della notte, con il vento che soffia direttamente verso casa tua. Comunque, il procedimento è semplice. Ti ritrovi con dei rifiuti da buttare. Trovi una discarica e li butti. Può essere una piccola discarica o una grande. Poi dai fuoco a tutto. Ciò ha alcuni effetti collaterali. Innanzitutto l'odore. Nairobi puzza. Puzza di plastica bruciata o di rancido. Ma qui i rifiuti in qualche modo fanno parte della vita di tutti, sia per gli esseri umani che per gli animali.
L'ecosistema è semplice. Gli esseri umani producono rifiuti, gli animali mangiano rifiuti, anche se alcuni forse sono un po' schizzinosi. E poi gli umani mangiano gli animali. No, in effetti non credo che questo sia un buon sistema a ciclo chiuso. Nairobi effettivamente è piena di animali. Puoi trovare gatti, cani, polli, mucche, ovviamente topi, ma anche tartarughe, capre, caprette, oche, capre e oche, e uccelli minacciosi. Gli animali sono davvero ben integrati nella città. Hanno imparato a evitare il traffico, altre volte però sono loro a governare il traffico. E non c'è niente che tu possa fare, non gliene frega un cazzo. Certe volte ti provocano anche con indovinelli. Sembrano felici di stare in questa città, più felici di me, sicuramente. A parte lui. Hanno trovato le loro zone di relax, mettono su famiglia, li vedi masticare tranquillamente in cima ai loro mucchietti di spazzatura, almeno quelli che possono permettersi di mangiare. Ma questa è la città. Fuori dalla città ci sono problemi ancora più urgenti e io, a un certo punto, sono scappato là, alla ricerca di qualcosa o di qualcuno. My name is Julius Belas Lanangurom. Lui è il protagonista di questa storia e... lo ripete in Samburu. Julius Belas Lanangurom. Ok, grazie. Dicevo, questa non è una storia... Che cos'è questo? 07? No, il numero della carta d'identità non ci serve. Dicevo, questa non è propriamente una storia di Nairobi, anche se per me è cominciata lì. Tutto iniziò però 35 anni fa, prima che nascessi, quando Julius era giovane così. Quando la nonna della mia collega Alice andò nella provincia di Samburu per fare la sua ricerca di tesi sull'omonimo gruppo etnico, Julius fu il suo contatto interprete tra lei e loro. Paolo, il figlio della nonna, o per meglio dire il padre di Alice, era lì con loro. E riuscirono Paolo e Julius, in qualche modo, a tenersi in contatto durante gli anni. E 35 anni dopo si sono incontrati di nuovo a Nairobi. Con Julius che, inevitabilmente, portava regali. Per tutta la famiglia. La nuova famiglia di Paolo. E riuscì anche a rincontrare la nonna, in qualche modo. Così io e i miei colleghi fummo invitati a visitare la sua casa, qualche tempo dopo. Partiamo in una fredda mattinata. Casa sua sta più o meno a 340 km a nord da Nairobi. Andando a nord l'ambiente cambia gradualmente, diventando più secco. Ma nonostante questo, pieno di vita. Più o meno. Il viaggio è lungo e nella solita tradizione dei Matatu non è particolarmente comodo. Ci incontriamo con Julius in una piccola città, la più grande, prima di casa sua. Impacchettiamo un po' il cibo, sia per noi che come regalo per la famiglia di Julius, e paghiamo un boda per portarlo là. Sulla scatola viene scritto Mzee Yangamia, il vecchio dei cammelli, così lo chiamano qua. I Samburu sono un gruppo etnico nomade tradizionalmente dedito alla pastorizia. Gli animali sono la loro fonte di sopravvivenza e Julius è il maggiore esperto di cammelli dell'area. Non solo, è anche un personaggio. Già lo capisce al telefono. Parla così. E gli piace davvero molto dire che significa molte grazie. E questo è come riattacca. Con decisione, senza esitazioni. Anche senza parole, e anche se parla solo Samburu e Swahili, che noi non conosciamo, riesce in qualche modo a trasmettere i suoi messaggi, grazie alle sue abilità da attore. Video. Yes. Good. Misuri. Comunque, il giorno dopo cominciamo a camminare verso casa sua. Camminiamo e salutiamo persone e regaliamo tabacco. Poi incontriamo animali e salutiamo altra gente e altra ancora. Quando diciamo che stiamo andando a piedi, la gente ride. Perché è una camminata di 6 ore. Ma in verità c'è poco da camminare e molto da salutare. Anche a distanza. Comunque, l'ambiente è splendido e lo possiamo apprezzare meglio quando i saluti sono finiti. No, non è vero, i saluti non finiscono mai.
e nemmeno il tabacco da regalare. Ma lentamente stiamo raggiungendo la meta. Sì, proprio là. Arriviamo al villaggio più vicino a casa, salutiamo e finalmente da là alcuni amici ci danno un passaggio in macchina, in puro stile keniota. Arriviamo che il sole è già tramontato, spacchettiamo il cibo. Spoiler, l'acqua in bottiglia non sarà sufficiente. Mungiamo un po' di latte di cammello e lo beviamo mischiato con il tè. Accendiamo un fuoco, montiamo la nostra tenda e finalmente facciamo la nostra cena di sopravvivenza. Il calore del fuoco offre un poco di riposo alla mia testa. Comincio adesso a realizzare l'oscurità in cui siamo immersi. È come essere immersi nel vuoto, ma è un vuoto caldo. Se alzo lo sguardo posso vedere il cielo stellato più incredibile che abbia mai visto. Mi spiace, non l'ho ripreso. Era semplicemente impossibile. Il giorno dopo è più facile comprendere il vuoto in cui siamo immersi. Ma forse dovrei ridefinire il mio concetto di vuoto. Lo posso chiamare vuoto, questo. È ora di colazione, cenere e sale per gli animali e poi è ora della nostra colazione, durante la quale conosciamo... Mamma! Wow! Poi è ora di qualche misteriosa preparazione. Poi cominciamo una nuova camminata. Però per fortuna ci sono appena stati regalati dei bastoni fatti da Julius stesso. A tutti tranne Alice. Apparentemente perché una donna non ha diritto a un bastone. La vista vale lo sforzo. E decisamente una foto. Di nuovo a casa, accendiamo il fuoco con un pezzo di gomma e aspettiamo. In questo mondo devi seguire un ritmo completamente differente. Sì, devi aspettare l'acqua che bolle in qualsiasi stile di vita, fa parte delle leggi della fisica e non puoi evitarlo. Ma qui, apparentemente, non c'è molto altro da fare di alternativo. Per un occidentale, la cosa più mortale in un ambiente come questo è l'immobilità. Qua non si tratta di tempi africani, non si tratta di essere lenti, si tratta di stare fermi. Ma se sopravvivi, apprenderai una cosa fondamentale: sapere quando è bene fermarsi. E quando sei fermo, e tutto è fermo, sei costretto a sentire il movimento che sta dentro di te. Può essere amore, per esempio. Se vuoi, puoi rendere qualcosa forzatamente immobile, tipo facendo foto. Sì, le foto sono importanti, e per questo ne abbiamo stampate alcune che riguardano Julius e gliele abbiamo regalate. Il padre di Alice, la nonna di Alice, lo zio di Alice. Verso il tramonto andiamo a fare un'altra camminata con il figlio di Julius, Toigioni. Qui è dove ho cominciato a rendermi conto della siccità che affligge l'area. Forse anche perché l'acqua in bottiglia aveva già cominciato a scarseggiare e la sete cominciava a salire. L'acqua è raccolta così. È acqua marrone, è l'unica acqua disponibile. E quindi è l'unica acqua che bevono. Anche se raramente ho effettivamente visto qualcuno bere. Ma i segni della mancanza di acqua cominciano ad apparire più spesso. Hakuna Magi. Hakuna Magi significa nessuna acqua. Poi finalmente arriviamo dove stanno gli 11 cammelli che la famiglia di Julius alleva. La maggior fonte di reddito è affittarli a un amico di Julius con i quali organizza safari a cammello. È per questo che vanno addestrati in qualche modo. Ma pare che ancora non gli piacciono i bianchi sulla schiena, ma a chi piacciono, in effetti? Si fa buio. A casa ci aspetta il momento tanto atteso, il sacrificio della capra. Ovviamente in onore degli ospiti, cioè noi. Ho registrato il sacrificio, ma è meglio non mostrarlo. Posso solo dirvi che era lei. Poi, come al solito, si tratta di aspettare. C'è abbastanza tempo per rendersi conto che stanno sacrificando un'importante fonte di reddito solo per noi. Di nuovo, la situazione ti obbliga a ridefinire alcuni concetti, come il concetto di reddito o di proprietà, forse. Alla fine è facile liberarsi della proprietà e puoi anche renderla un'esperienza gioiosa. Si sa, no? Accumuliamo redditi e poi scompariamo alla fine del cammino, un po' come la nuvola in cima alla collina davanti alla casa di Julius. E questa è, alla fine, la forma finale dei nostri redditi e, in qualche modo, anche la nostra forma finale. Nel senso, non cucinati, ma sicuramente morti.
Forse la funzione più importante del sacrificio è ricordarci dell'inevitabile presenza della morte nelle nostre vite. Ed è solo grazie a questa compresenza che tutto si può distruggere e ricostruire, come succede ogni giorno a Nairobi, per esempio. E in tutta questa ridefinizione che stavo vivendo, non mi accorgevo più dell'immobilità, perché tutto cambiava. Del resto, è sulla ridefinizione, sul cambiamento, sull'alternanza di vita e morte che si fonda la sopravvivenza. Ultimo giorno, l'acqua è completamente finita, la sete cresce. Ma poi è il momento per un po' di azione. Siringa pronta, camminata da bullo, iniezione intramuscolare di vitamine. Oggi questa è la colazione. Aggiungiamo anche qualche schizzo di piscio di cammello. Queste sono le scene dove si può pienamente apprezzare le abilità recitative di Julius. Poi arriva il momento dei saluti. Finalmente, perché siamo davvero assetati. Comincia la nostra ultima camminata. I miei occhi, secchi per la sete, cominciano a essere molto più sensibili alla secchezza dell'ambiente intorno. Qua stiamo attraversando il letto di ciò che una volta era un fiume rigoglioso. Adesso i Samburu devono scavare dei pozzi per avere accesso a quell'acqua marrone. Oggi i pozzi sono piuttosto affollati. Sono l'unico modo per abbeverare il bestiame, e il bestiame è l'unico modo che hanno i Samburu per sopravvivere. Le piogge, se arrivano, canalizzeranno in questo letto, distruggendo i pozzi e costringendoli a riscavarli ancora. Una volta non avevano questi problemi. Ma almeno la raccolta dell'acqua è un'occasione di coesione sociale. E osserviamo tutta questa socialità aspettando pazienti. Forse non così tanto pazienti, perché la sete comincia a crescere. Raccogliere l'acqua è un duro lavoro e necessita di un po' di ritmo. Il desiderio di bere quell'acqua marrone comincia a diventare reale. Poi arrivano i cammelli. E per Julius arriva il momento di lavorare un po'. Ma la sete è grande e comincio a vedere cose che ben rappresentano cosa sto provando. Ognuno cerca di rinfrescarsi come può. Ricominciamo a camminare. L'ambiente sembra più secco che mai, esattamente come le nostre bocche. Solamente 3 anni fa le piogge stagionali hanno cominciato a essere problematicamente basse. Quest'anno hanno proprio saltato la stagione. La popolazione che paga di più per il riscaldamento globale sembra essere quella che non ha mai danneggiato l'ambiente in nessun modo. Ma la sete cresce, il sole è alto e io continuo a camminare. Qualcuno ci dà un passaggio fino al villaggio. Il passaggio è veloce. Poi prendiamo un bus per tornare a Nairobi. Sembra che l'aridità che abbiamo vissuto non ci lascerà mai, ma poi i colori ritornano a virare lentamente sul verde. 2 settimane dopo, prendo l'aereo per tornare a casa. Atterro, entro in casa, apro il rubinetto e bevo un bicchiere d'acqua. Certe volte, nei miei momenti più difficili, lo spirito della natura mi viene in soccorso. Non è in grado di articolare parole, ha il suo personale modo di esprimersi. Mi mette davanti delle immagini esplicative, allegoriche, riguardo alla difficoltà di vivere, e poi
riguardo alla morte. Una volta, per esempio, fu un gatto che cacciava un topo. A Nairobi, invece, in un momento in cui ero solo in casa e in cui non stavo bene psicologicamente, mi si presentò questo ragno che si cibava di quest'ape morta. Semplicemente mi ricordò che tutto ha una fine, così come i miei problemi, che tutto sta continuamente morendo e nascendo di nuovo, e che non c'è niente di cui avere paura, fintanto che questo equilibrio di costante cambiamento agisce. In Kenya puoi tranquillamente trovare rifugio nella natura. Questi ambienti, in verità, sono riservati solo a chi ha i soldi. Se non li hai, rimani in città e ti devi arrangiare. Ma c'è un modo. Basta rallentare. Basta sapere come guardare e vedrai che tutta la città è piena di vita. Un'autentica giungla urbana. Lo so che è così per ogni città, ma a Nairobi tutto sembra emergere e colpirti con così tanta forza da sentirti sopraffatto nel vano tentativo di trovare una logica, una ragione. Ma alla fine questa città ti insegna che l'impossibilità è parte della realtà, che non c'è nessuna logica o ragione da trovare. Nairobi, nella sua schizofrenia, può essere molte cose differenti allo stesso tempo. Nairobi è distruzione e nutrimento. Nairobi è amore e malattia. Nairobi è naturale e artificiale. Nairobi è vita e morte. Morte e vita. Sotto la sua coltre di standardizzazione, Nairobi ospita una stupefacente quantità di storie e di vite, una per ogni singola persona che puoi vedere per strada. Persone che ogni giorno combattono per raggiungere i loro sogni. Will your boy be a Boda driver? No, I will not recommend it. Yeah, I wouldn't. Because it's dangerous. Yeah, it's I believe. dangerous to be exposed to the road and anything can happen. I'll work hard to take him to a college or a university to get a better job. You will keep him away from the Away motorbike. from the motorbike, exactly. I would like, if God wishes, to expand more than what it is now. Hotel plus my outside catering. That is my. To have this big gymnasium where I can have like all sort of kids, all sort of type of people like from Europe, European, either Kenyans, just to have a big gymnasium to train them gymnastics, to nurture talent from kids. Because me, I like staying with kids and training with them. That is my biggest dream I would like to achieve. Maybe in 10 years' time, we can be able to enlarge and have more branches whereby I can be able to reach many children, because if they can be able to be trained on short courses on maybe those vocational training skills, I'm talking about hiding skills, we will be able to help those ones who are not so good in academic and maybe they are very good on other skills. I believe everybody can be able to do something in life. In questa città tutto è in movimento, niente è fermo. Come i suoi incroci, autentici portali che danno sul caos.
Forse una delle cose che più mi mancheranno di questa città. Se percorri una strada principale e butti uno sguardo al lato, ogni traversa ti si aprirà davanti come una finestra su un mondo completamente nuovo. Lo spirito della natura è in verità più vivo che mai qua. Tutto è distrutto e ricostruito ogni giorno nel grande cantiere di Nairobi. Tutto si muove e tutto si muove intorno a te per comunicarti una grande verità. Mai fermarsi.